Salve a tutti. Oggi voglio parlare di soldi e soprattutto parlare dei motivi per cui non riuscite a farli. Parto dicendo che io non sono ricco, nel termine di milioni di euro, ma so comunque come produrre soldi in quantità sufficiente per vivere molto bene senza per forza dover lavorare quotidianamente con lo stress di non sapere se a fine mese riuscirò a pagare le bollette. Molte delle mie attività con il primo lockdown sono rimaste chiuse, ma non per questo mi sono disperato andando nel panico. C'è una regola non scritta che dice: il ricco è colui che può smettere di guadagnare per 24 mesi mantenendo lo stesso tenore di vita. Molti dei miei conoscenti ci riuscirebbero tranquillamente e molti non riescono nemmeno a stare un mese senza percepire lo stipendio perché con le spese fisse che hanno si ritroverebbero immediatamente nei debiti. Su questo canale si parla spesso anche del lato energetico mentale che serve ad attrarre denaro e sicuramente è un fattore essenziale. Però l'errore di tanti è quello di farsi un mantra o una meditazione e aspettare che la valigia piena di soldi gli caschi direttamente in casa. Migliaia di persone mi scrivono in privato per ringraziarmi dei mantra perché grazie ad essi hanno trovato una via per raggiungere i loro obiettivi. Ma la cosa comune che hanno tutte queste persone è il fatto che il mantra è stato solo un mezzo per superare paure, dubbi e per attivarsi in qualche maniera a compiere scelte e azioni adatte a raggiungere i propri fini. Un mantra legato al denaro è sicuramente un bel supporto. Io stesso ricevo benefici quasi quotidianamente dal pensiero positivo. Trovo denaro e oggetti d'oro per terra. Mi offrono spesso pranzi e cene, ma arricchirsi aspettando il gratta e vinci fortunato è sicuramente un calcio alla realtà. La musica per attrarre denaro, come quella che state ascoltando adesso in sottofondo, come i mantra che propongo, fanno attivare la fortuna intorno a voi, ma ogni persona attrarrà esclusivamente quello che inconsapevolmente pensa di meritare. Sappiamo che il subconscio si adatta alle situazioni e tende a non uscire facilmente dalla zona di comfort. Quindi, se state vivendo una situazione di difficoltà economica da mesi o da anni, la vostra mente si sarà abituata a questa condizione e vi metterà ogni genere di paletto per non cambiare questa idea. Se siete poveri, in pratica, avete paura di diventare ricchi, almeno per la parte inconscia di voi. E per questo motivo non lo diventerete mai, a meno che non facciate qualcosa per uscire dalla vostra zona di comfort. Se volete ottenere qualcosa, sia la parte consapevole che quella inconsapevole dovranno essere allineate. I famosi 21 giorni che propongo nelle mie meditazioni servono proprio a fare questo. Mettiamo il caso che siate in difficoltà economica e riuscite a smettere di pensare ai vari debiti per i famosi 21 giorni, tempo necessario per scrivere il subconscio alla nuova realtà. Se non agirete in maniera diversa dal vostro solito, starete già riscrivendo il vostro subconscio alla situazione economica di base, ovvero fare un mantra e non cambiare neanche un'abitudine farà tornare tutto alla situazione iniziale, visto che la realtà che vi circonda sarà sempre la solita. Inoltre, come pretendete di cambiare la vostra situazione economica se non cambiate le abitudini che vi hanno portato ad indebitarvi? Capita questa situazione e allineate le vostre idee, vediamo 6 motivi per cui ancora non avete attratto la valigia piena di soldi nelle vostre case. 1. Il pensiero è importante, avere una buona mente puntata alla ricchezza vi sarà sicuramente d'aiuto. Questo concetto deve valere per tutto, evitate pensieri limitanti che sono solo scuse tra voi e il raggiungimento dei vostri scopi. Il governo crea la crisi, non ci posso riuscire, adesso non è il momento, appena avrò soldi vivrò meglio. Non ho tempo. Queste sono tutte frasi di scuse per non agire. Pensate che la gente non si stia arricchendo perché c'è la crisi? 2. Aumentate le vostre conoscenze in materia economica. Tempo fa venne in ufficio un cliente che aveva idee favolose per fare soldi, ma aveva paura ad aprirsi una ditta perché a suo avviso costava troppo. L'amico dell'amico gli aveva detto che aprire una ditta costa caro. Il TG diceva che le aziende falliscono e lui ignorantemente si era fatto frenare da queste dicerie, senza mai informarsi veramente. Rivolgetevi a professionisti, guardate tutorial su internet. Adesso solo la pigrizia non vi può far formare sugli argomenti interessati. 3. Evitate le spese inutili.
Se attualmente siete in difficoltà economica, potenzialmente lo sarete sempre, anche quando i guadagni aumenteranno. Chi gestisce male il denaro continuerà a farlo, qualsiasi siano le entrate. Chi nega questo si sta dicendo la bugia più grande della storia. Ci sono delle applicazioni per cellulare che vi potrebbero aiutare anche in questo, tenendo la vostra contabilità anche sulle spese che pensate irrisorie. 4. Pensate, studiate e agite. Se avete un'idea per un guadagno, controllate bene ogni dettaglio, studiate il mercato, fate un business plan e poi senza indugio agite per realizzare il vostro desiderio. Ascoltate solo i consigli di persone attive come voi, evitando i vari amici di amici che in vita loro non hanno mai concluso niente. Di tuttologi squattrinati ne vedo quotidianamente, più bravi a dare consigli che agire nel pratico. 5. Nel business si vince o si impara. Se volete fare più soldi di quelli che state facendo, il rischio è sempre alle porte. Come nel gioco, se scommetti poco, vinci poco e perdi poco. Se scommetti di più, le perdite e le vincite saranno maggiori. Solo la cultura finanziaria può aiutare a gestire e calcolare rischi. 6. Diversificate le vostre entrate. Avere un lavoro fisso sicuramente rende la zona di comfort molto piacevole, talmente piacevole che siete arrivati a questo video sperando di trovare una soluzione facile per arricchirvi. Un mio amico, che conobbi perché riforniva le macchinette delle merendine nell'ufficio dove lavoravo, frequentandolo ed entrandoci in confidenza, vidi che aveva un ottimo tenore di vita. Mi raccontava che invece di guardare il calcio aveva la passione per la borsa e seguiva gli andamenti di mercato su internet quotidianamente. Ha iniziato ad investire 100 euro al mese, che era quello che si poteva permettere, guadagnando in media 50 euro al mese in più rispetto al suo stipendio. Nell'arco di un anno, vincendo e perdendo, oltre ai 1200 euro investiti, ne aveva riguadagnati 600, che aveva rimesso nel circuito degli investimenti. Sappiate solo che con il primo lockdown il suo guadagno è stato di 30.000 euro. Questo è avvenuto solamente perché la ditta con cui riempie distributori di merendine era chiusa e lui poteva dedicare più tempo al suo hobby finanziario. Naturalmente, adesso che è diventato molto bravo nel suo passatempo, ha iniziato a studiare un altro settore che gli porterà altre entrate automatiche, mantenendo il suo bel posto fisso da 1.000 euro al mese. Detto questo, mi sento di dire che ogni persona può crearsi entrate aggiuntive anche molto consistenti. Naturalmente, chi vi promette guadagni senza competenze e in poco tempo non è nemmeno da tenere in considerazione. Però siamo nel 2020 e crearsi competenze in maniera gratuita è diventato molto semplice. La pigrizia e la paura sono gli unici motivi per cui non si fanno soldi. Spesso sento dire fanne una e falla bene. Certo, non c'è dubbio, ma quando sei un professionista in un settore, chi ti vieta di diventare altrettanto bravo in altri settori? Nel mio caso, la legge d'attrazione mi è stata di supporto, mi ha fatto capire quale mentalità adottare in ogni situazione, mi ha fatto capitare avvenimenti favolosi e sicuramente mi ha facilitato in molti ambienti, ma il primo ad essersi impegnato sono sempre stato io. Ricordo che quando studiavo come mediatore familiare dovevo studiare libri immensi e per alcuni versi molto difficili. Passando accanto a un cassonetto, vidi delle ceste piene di libri, lasciate a disposizione da qualcuno. In mezzo c'era un volume sulla lettura veloce. Lo presi e dalla sera stessa iniziai a leggerlo e a fare i vari esercizi proposti. Tempo un mese, mettendo in pratica gli insegnamenti, riuscivo in media a leggere al doppio della mia velocità classica e posso dire che nello studio sono diventato anche molto più efficiente. Trovare il libro adatto alla mia situazione dell'epoca lo definisco come una sincronicità causata dalla legge d'attrazione. Il fatto di agire e studiare però è sempre stata una mia scelta. Le idee nate grazie alle mie meditazioni e musiche a 432 Hz sarebbero rimaste solamente nella mia testa se non avessi agito di conseguenza. Quindi, quando sento persone che si lamentano per la propria situazione economica, ma oltre a fare un mantra non alzano un dito, mi fa riflettere molto sul fatto che l'universo non si sia mosso per facilitare la loro situazione. Non è che si è ignorato i segnali? Non è che siete stati un pochino troppo pigri? Spesso, se chiedete una determinata cosa, si dovranno affrontare alcuni passaggi intermedi e solamente chi capisce questo potrebbe anche avere benefici con la legge d'attrazione. Invece di conoscere tutti i nomi dei calciatori e tutte le tattiche delle squadre,
Perché non leggete qualcosa di più costruttivo che potenzialmente vi porterebbe un guadagno aggiuntivo? Se tutto il tempo che viene passato su Facebook venisse impiegato a guardare tutorial e corsi di formazione, saremmo molto più preparati, risparmieremo molto di più, ci sarebbero meno truffe e soprattutto ci sarebbero più idee da mettere in pratica per aprirsi nuove attività. Abbiate una buona vibrazione puntata alla ricchezza. Aumentate costantemente le vostre competenze. Imparate a non essere consumatori incontrollati. Agite sempre, anche sbagliando, eliminando tutte le paure che vi fanno rimanere immobili. E quando una cosa vi sta andando bene, pensate al prossimo affare da concludere. Chi si vuole impegnare lo potrà fare e rischiare anche di ricevere qualcosa di veramente buono. Chi vuole potrà continuarsi a lamentare del governo magari, che gli impedisce di fare ogni cosa. Solitamente chi si lamenta non agisce mai. Buona vita a tutti.